Rieccomi in pesca. Questa volta sto affrontando probabilmente uno dei laghi più difficili che abbiamo in Italia, perché comunque è molto dispersivo, ci si trovano poche informazioni, le carpe sono poche rispetto alla massa d'acqua. Saranno 4 notti, ovvero 4 giorni veramente duri. Ora spero di riuscire a scappottare, mi basterebbe fare un pesce, perché questo posto so che niente è facile. È già passata la prima notte e ho capito che uno dei problemi principali è rimanere in pesca, perché per via delle scardole veramente grandi le canne suonavano in continuazione. Ho fatto ieri sera quando sono venuto, ho montato tutto, ho calato, ho finito che era mezzanotte passata dopo lavoro, insomma è stata una giornata pesantissima, quindi riprese le ho rimandate ad oggi. Gli inneschi saranno degli omini con una boyless pop-up del 16 sgargiante sopra, anche se non è il mio solito standard, diciamo, questo periodo, inizi primavera, insomma, il posto che è veramente poco pressato e quindi tanto vale usare qualcosa di sgargiante e voluminoso, sia per restare in pesca, sia per farsi notare dai pesci. E vediamo, insomma, come va. Le altre invece le metterò a Tiger, perché voglio provare anche a insidiare qualche Amur. L'acqua ieri sera era intorno ai 15 gradi, quindi penso con le ore più calde probabilmente arriverà anche a 16, forse 17 se ci sono giornate di bel sole. E niente, quindi Tiger fioccato su altre due canne e speriamo insomma che le scardole ci lasciano in pace. Perfetto, dovevo andare a regalare le canne, però sta iniziando a piovere e il meteo comunque non l'aveva messo, quindi non era previsto. Adesso aspettiamo un po', magari migliora, poi vado a calare. Sono riuscito a calare tutte le canne e magicamente è uscito il sole e si è calmato il vento. Vabbè, tanto è sempre così, quando finisce a calare esce il bel tempo. E niente, ora si sta veramente bene. Guardate che posto, una piazzola fantastica, wild. E infatti questa notte c'era anche un bel topo che girava, che ho scoperto che lui è un raccoglitore di cozze. Poi vi farò vedere davanti alla tana quante ce ne sono, perché ieri sera lo vedevo correre a destra e a sinistra sotto riva e con una cozza in bocca, insomma, e mi ha divertito un po' questa cosa. E questo perché comunque qui ce ne sono veramente molte, a quanto pare. E se anche chi è di terra trova alimento d'acqua, pensate sott'acqua quando ce ne sia. Sarà una
delle sessioni più dure di quest'anno sicuramente. Adesso vi mostro la tana del roditore. Guardate le cozze, ce ne sono tantissime sia qui che qua sotto addirittura c'è proprio la tana con tanto di cozze attorno. E niente, lui a quanto pare se ne mangia veramente tante, quindi sarebbe quasi da innescarne una. Però per ora insomma voglio vedere questa notte con gli inneschi più duraturi se riesco a tirar fuori qualcosa di meglio. Questa posta sicuramente ne ha da raccontare di storie. È una posta vissuta da carpisti. Sono arrivato, sembrava quasi in uno stato d'abbandono, ho dovuto fare spazio, insomma, pulire dei rami caduti, il pondile alle mie spalle comunque è sfondato e giusto il primo pezzo diciamo che regge e poi va giù tutto se ci camminate sopra, quindi ho preferito metterci sopra il pod e poi l'ho attaccato con insomma delle viti perché i picchetti sul legno comunque non si riescono a infilare, quindi ho messo dei pali perché comunque la vegetazione mi obbliga a piazzare dei pali in maniera che i fili entrino in acqua più lontano e posso fare delle deviazioni pescando la mia destra, altrimenti sarebbe impossibile e dovrei pescare soltanto dritto, però sai, quella bellanza lì è un peccato non calarci qualche canna. Poi ho messo anche degli affondafilo perché ci sono molti spinnisti che girano con le barche e non vorrei incorrere in discussioni. Ah, mi ha preso il filo, sai, solite storie, quindi affondafili e siamo tutti felici e contenti. Certo che è movimentata come zona, eh. Sono le canoe che passano, fanno gli allenamenti logicamente. E non pensavo che arrivassero fino a qua. Io c'ero già stato in passato, sì, erano stagioni più fredde e comunque non c'era questa attività dei canottieri, canottaggio, non lo so come si chiama. E spero che non disturbino troppo l'ansia, insomma, perché adesso vedo questa notte come va, domani o forse addirittura sì, forse domani potrei fare qualche cambio di programma e di posta. Ora insomma vediamo questa notte. Ragazzi, si sta facendo scuro e io adesso mi preparo a fare cena. Vediamo se la notte ci porterà fortuna, insomma. Che bel posto. Guardate. Spettacolo. Ci manca soltanto una bella partenza, insomma. Niente, anche stasera si preannuncia un disastro. Ho appena preso una scardola a Tiger e molto probabilmente ne ho un'altra attaccata su quella boyless. Più tardi ricalo le canne. La cosa che mi disturba è che non riesco a stare in pesca. Anche quella boyless ero un po' più sicuro perché comunque l'innesco era molto più grande e l'amo comunque era un amo grande, quindi
tutto rapportato è comunque più difficile che entri nella bocca di un pesce piccolo. Invece quando pare anche questa soluzione non funziona bene, la vedo brutta, credo che sarà un brutto cappotto questa pescata. Già, però sarà un bagaglio tecnico, vediamo il lato positivo. E visto che comunque le scardole non mi danno tregua, ho deciso di passare da un innesco doppio, ovvero una tiger finta e una tiger vera, a un innesco triplo, mezza pop-up e 2 tiger, perché comunque spero che mi aiutino a rimanere in pesca. Allungando le dimensioni dell'innesco l'amo rimane molto più lontano, quindi spero che, insomma, se mai dovesse partire sia una carpa. La seconda mattina, oggi mi sono alzato, c'era una nebbia, tutto bianco, poi ora si è diradata, sono circa le 9 del mattino e anche stanotte niente, nessuna carpa, soltanto la canna di destra che continuava a bippare e probabilmente pesce di disturbo, insomma. Ho avuto meno disturbi della prima notte, niente non è, insomma. Ora però vorrei andare a ricalare una canna a tiger perché oggi dovrebbe essere una giornata molto calda. Ho visto le temperature arriveranno a 21 gradi all'incirca, quindi per il discorso Amur, insomma, insisto che magari riesco a beccarne uno e niente, poi le altre canne le ricontrollo. Comunque, insomma, anche la seconda notte diciamo che è passata tranquilla. Certo che fare un pesce qui è qualcosa di veramente difficile. Io spero di riuscire a scappottare. Questa è la seconda volta che vengo. La prima volta ho fatto 4 notti di cappotto. Guardate in che condizione è l'innesco. Io è per questo che ho voluto mettere anche la pop-up all'interno della retina, perché così di certo non è l'ideale. Ora cambio l'innesco e la ricalo. Un aggiornamento. Ho finito a far pranzo e smonto tutto e provo a cambiare posta, sempre che ci sia una posta dove voglio andare, perché purtroppo qui in giro di mezz'ora sono arrivate 3 barche con 7 spinnisti a bordo, hanno fatto una carneficina dei fili mettendoli a fondafili, poi ci prendono in giro dicendo di no, non siamo stati noi quando passano a traina e traina sul fondo, quindi è inutile mettere a fondafili. Non ho voglia di fare questione, chiudo tutto, mi sposto. Ok, ora come vedete ho caricato tutto abbastanza veloce perché comunque dovrò fare prima un trasbordo, caricare tutto in macchina, spostarmi con la macchina e rimontare il campo.
e ripeto, spero che ci sia la piazzola perché qualche anno fa c'era un buco e se ancora c'è mi metterò lì. Adesso vado a vedere. Finalmente sono in pesca, ho piazzato tutto, ho fatto cena, insomma ho 2 minuti per rilassarmi e che dire, mi sono spostato in un altro braccio. Qui quando pare davanti a me ho acqua più profonda perché sono molto vicino a dove comunque il lago si apre e quindi è di maggiori dimensioni. E che dire, è una zona particolare, non ho visto nessuna pianta di ninfea, qui domina il canneto, tronchi semisommersi, c'è questo sotto riva, insomma. Siamo arrivati a terza mattina e ancora niente. Questa notte ho avuto qualche bip sulle canne, ma almeno non si è attaccato il pesce di studio. Oggi vedrò con più calma di trovare qualche spot un po' migliore. Proverò anche in acqua più fonda perché tanto a questo punto voglio vedere cosa succede. E in più cos'altro? Niente, ora dovrò ricalare una canna. Ho calato in punta al canneto perché ieri sera bippava di continuo e probabilmente è rotolata sotto lo scalino. Niente, ora andrò a ricalare quella canna a Tiger. Il sottorivo è veramente pieno di spot interessanti tra piante cadute, canneti, e c'è anche molto alimento, cozze, gamberi, si vede a occhio nudo, quindi dovrei riuscire a trovare qualche punto strategico con abbastanza acqua per far girare i pesci, insomma, perché non credo che si infilino proprio tra i canneti, sono molto fitti, quindi sicuramente una carpa è abbastanza massiccia e non riesce a passare tra le piante, insomma. Però se trovassi qualche buco probabilmente potrebbero essere dei corridoi e a quel punto ci calerei. Adesso più tardi cercherò meglio e vedrò di trovare un buco. Ora questa canna può essere calerò sui 3 metri perché ho visto degli archi e magari sono delle carpe. Proviamo.
fondo è bello duro, quindi magari è positivo su, però che poi e speriamo che sia una scelta giusta. Che dire, so e sapevo che era un posto tosto, sarei potuto andare da qualche altra parte, però non importa, preferisco un cappotto in un contesto del genere e comunque se suonano le canne non si sa cosa c'è dall'altra parte, perlomeno se mangiassero bene, non il pesce di disturbo, perché come posto ci sono molte poche notizie in giro, quindi l'unica è viverlo. Credo che comunque abbia dei pesci all'interno che sono difficilmente immaginabili. Il problema è che beccarli è qualcosa di veramente difficile. E vediamo, questo è l'ultimo giorno e domani si smonta. Non è detto che non tornerò, perché è un posto bellissimo. Sicuramente la sua nomea, insomma, di lago difficilissimo, non è proprio a caso. E devo dire che effettivamente è molto tosto. Neanche tanto per, non so, quando arrivi credi che bene o male sia semplice, ma in realtà le carpe non si vedono, quindi trovarle già sarebbe un grosso risultato. Io ho visto qualche arco sull'eco, ma non sono sicuro che siano carpe, forse era qualche predatore, quindi è come se non avessi capito nulla finora. Non lo so, un lago bellissimo ma difficilissimo, c'è poco da dire e poco da fare. Ormai siamo giunti all'ora di cena quasi, e anche l'ultima notte, fatidica ultima notte. Sinceramente non sono sicuro di nulla, perché sono venuto che pensavo che le carpe potessero stare in prefrega. Così ho creduto per 3 notti, 3 giorni. Poi, grazie a un ragazzo che pescava, e parlando mi sono reso conto che il mio ego, il dipper,
mi dava una temperatura sballata, infatti l'acqua intorno ai 14, forse 15 gradi, e quindi tutta la pescata mi è saltata, ovvero io puntavo sul fatto che le carpe si potessero avvicinare per la frega a queste zone, e magari si avvicinano uguali, non per la frega, ma si avvicinano uguali, quindi è tutto diverso da ciò che mi aspettavo. Adesso questa notte che ho fatto qui mi è sembrata più tranquilla e molto più pescabile rispetto a di là. Ora vediamo questa sera e stanotte cosa succede. Ho i miei dubbi che farò qualche pesce, perché sarebbe anche molta fortuna. E niente, mi sono andato a cacciare in una situazione non facile. Sono quasi le 10 e ho appena avuto una mangiata delle scardole sulla canna, quella pasturata pesantemente con il fioccato per gli amur. Quindi adesso questa canna è fuori dall'acqua per questo motivo. Ho deciso di cambiare l'innesco, metterò una bella boйлess di generose dimensioni e andrò a calare. Probabilmente sarà l'ultima calata della sessione. Credo che, a meno che questa notte non abbia qualche bella sorpresa, dubito che ricalerò più le canne, quindi speriamo che sia quella fortunata. Eccoci all'ultima mattina e quando pare niente, quindi è stato un bel cappotto di 4 giorni e probabilmente tornerò, forse cambierò spot o aspetterò un periodo più adatto e niente, esco, chiudo tutto e me ne ritorno a casa. Non è un posto da una pescata e scappottare subito, insomma, c'è un po' da capire i meccanismi di questo lago, perché avevo fatto delle previsioni, ovvero puntavo sul prefrega pescando nelle anse, nell'imbocco dell'anse, però a quanto pare l'acqua è ancora troppo fredda e i pesci non si sono avvicinati, quindi magari più avanti ci riprovo e ora me ne torno a casa. Sono tornato e vediamo se queste 3 notti mi porteranno fortuna. Io credo che andrà bene, dopotutto ho già visto qualche carpa a pelo d'acqua, quindi la zona e lo spot è ottimo. E
incrociamo le dita. Che dire, stanotte ho dormito di gusto, poi alle prime luci dell'alba, insomma, un po' di pesciame mi ha fatto suonare le canne, infatti ora ne ho 3 fuori pesca, per colpa di scatole che comunque si attaccano sulle boiles. E quindi adesso dovrò ricalare le canne, riorganizzarmi, mi studierò meglio la zona perché ieri sera era notte e logicamente si cala male di notte quando il posto non lo si conosce, quindi oggi me la studio un po' e ricalo le canne sempre a boilers. Stavo ricalando una canna, come sono tornato a terra è arrivato questo temporale a goccioloni. Certo che è proprio un bel temporale, sta piovendo bene e soprattutto si sentono tuoni. Spero che comunque smetta presto perché insomma la tenda è piccola, hanno portato una copertura ma insomma sarebbe meglio che ne facesse un po' meno, quindi vediamo, magari è quella che ci salva la pescata, questa acquazzone. Quando pare dopo quel temporale la temperatura è cambiata, infatti è un po' più fresco e adesso è uscito un attimo il sole e poi si è ricoperto e più tardi avrò un altro temporale verso le 6 fino a dopo cena, insomma, quindi spero che le canne rimangano in pesca almeno fino a stanotte, così non devo ricalarle col rischio di prendere la pioggia e che se partono insomma siano delle carpe. Non lo so, posto difficile, veramente difficile, anche se stavolta diciamo che almeno ne ho viste 2, quindi credo di essere sulla strada giusta. Ecco, ora sta uscendo il sole, un po' si sta riscaldando l'aria e cosa volevo dirvi? Io questa pescata mi ero organizzato per farla nomade, ovvero portarmi il minimo indispensabile, il motore a scoppio perché qui si può usare, e spostarmi, fare una notte su una posta, una notte su un'altra, una notte su un'altra, però visto che sono arrivato ieri sera e avendo visto quei pesci ho deciso di tentare un'altra notte, poi vediamo se ancora niente, forse
domani farò un bel trasbordo. Non so se mi sentite, ma a quanto pare oggi me la passo così in tenda, perché comunque è un continuo pioggia, smetti, pioggia, più pioggia che smetti sinceramente. Quindi aspetto e niente, tanto le canne le ho calate questa mattina e è stato, vediamo. Sono fiducioso ancora, spero di non rimanerci male anche questa volta. Tra poco farà buio. Io adesso queste ore sono molto positivo, ovvero credo molto nel tramonto, ecco. Quindi in questo momento c'è calma piatta. Oggi è venuto un temporale, si è fermato tutto adesso, forse il tempo ha finito, oppure riprenderà più tardi, non lo so, questo il tempo ce lo dirà, quindi incrocio le dita perché se tutto va bene riesco a fare un pesce. Non ne chiedo molti, ne vorrei soltanto uno, perché questo posto so che chiederne di più sarebbe un po' da sfacciati, perché comunque non è semplice e credo che ci sia bisogno che si allineino molti fattori per fare delle belle pescate in questo lago, oltre alla conoscenza che io non ho, perché ho iniziato ad affrontarlo per poco. Questa adesso sarà la sesta notte stanno. Ieri comunque quando sono arrivato c'era stato un temporale, però la sera c'era qualche carpa che girava. Adesso io questa sera non sono uscito con il gommone da questa mattina perché ho il motore a scoppio, l'ansa è piccola e vorrei evitare di fare rumori inutili. Infatti quando andavo a calare facevo il primo tratto con il motore e poi quando arrivavo sullo spot andavo di remi per non disturbare troppo, ma insomma non mi sembrava che ci fosse così tanto pesce. E dopo aver calato la seconda canna, mentre tornavo a riva, ho rischiato di investire queste due carpe, insomma. Non so, loro viaggiavano a centro dell'Anza, sotto avevano tipo 3 metri d'acqua, 4 forse. E quindi io una canna l'ho calata lì questa mattina, nell'acqua più profonda ma al centro. Magari se il pesce gira in superficie ma al centro potrebbe sentire l'odore della boia sul fondo e scendere sul fondale. Perché comunque quelle calate in acqua bassa a ridosso dei canneti non hanno dato risultati, tranne qualche scardola. E allora tanto vale una canna tentarla così. La seconda mattina e questa notte, a parte ieri sera che verso mezzanotte il solito scardolone, tutto invariato, nessun bip fino a stamattina. Quindi ora le canne sono circa 24 ore che sono a bagno. Poi più tardi le ricontrollerò e le ricalerò. Per oggi mi trovo di fronte a un bel problema. Cambiare posta,
che era quello che volevo fare fin dall'inizio, o rimanere qui perché oggi non piove, oggi c'è il sole e potrebbe favorire l'entrata delle carpe in questo braccio del lago. Non lo so, sono molto indeciso se caricare tutto e cercare un'altra zona magari più favorevole oppure puntare su questa cosa e aspettare. Sono 6 notti che aspetto, ma a quanto pare ancora niente. Forse questa potrebbe essere quella buona. Adesso aspetto un po', poi deciderò. Eccoci qua, ora mi trovate chiuso in tenda perché dopo aver calato le canne, insomma, è uscito un po' di sole e si sono scatenate le zanzare, non c'è modo di stare all'aperto, quindi mi sono chiuso in tenda con la zanzariera e niente, oggi pomeriggio me la passo così perché fuori è una carneficina, quindi l'ultimo giorno chiuso in tenda, perlomeno 2 ore centrali, poi penso che stasera insomma scenderà un po'. Più passa il tempo più mi rendo conto che questo posto per vedere una carpa è veramente difficile. Eccoci all'ultima sera. Ha smesso, eccolo. Sono molti animali selvatici la notte, a parte i cani si sentono gli uccelli, i cinghiali, questo che non so cosa sia. Il posto è fantastico, come piace a me, difficile, wild. Il problema è che è veramente difficile stavolta. Questo è un posto difficile. Ragazzi, io ci ho provato, anche questa notte è andata male, non si è mosso nulla, quindi sto smontando e me ne vado a casa. Forse farò un'altra sessione, adesso vedo se trovo i giorni, ma cazzo, quando è difficile questo posto, non ti dà punti di riferimento, non ti fa capire nulla, veramente tosto.
E già, sono di nuovo qui. Questa volta l'ho preso sul personale. Questo posto, insomma, voglio un trofeo di questo lago fantastico. E credo proprio che questa volta possa arrivare perché le temperature sono giuste e se tutto va bene il pesce entra in ansia e io sono qui con l'aspetto, quindi adesso vado a dormire perché sono veramente cotto. Stanotte è passata tranquilla, io ho pescato con degli inneschi generosi, doppia del 22, singola del 26, tutte bardate con le ritine antigambero, però ho notato che ho trovato degli spot con fondo puzzolente, che le esche puzzavano di marcio la mattina. Quindi adesso ho recuperato le canne, ripreparo tutto e poi riandrò a cercare degli spot migliori. Stavo ripreparando gli inneschi per andare a calare le canne e stamattina calerò le canne con inneschi singoli del 22 senza retina, che poi stasera verso le 5 penso di ricalarle con la dovuta retina di gambero e tutto il resto. E ancora nessun pesce, quindi questo posto, insomma, la sua fama è ben meritata. Questa mattina mi sono fatto un bel giro con la barca nel sottoriva e a vista ci sono dei pesci comunque che hanno iniziato la frega. Adesso non so se sono scardole, breme, comunque quel genere lì. Di carpe credo di averne vista qualcuna a galla che stava entrando nell'ansa, ma come mi hanno visto in barca hanno girato, quindi diciamo le ho intraviste, credo che erano delle carpe dalle dimensioni. E che altro? Ho notato col drone che il fondo è a tratti chiaro, più scuro, ha delle macchie e credo che le zone un po' più scure, più sul marrone, siano quelle zone un po' più puzzolenti, mentre dove c'è la terriccio, la terra fina fina, nocciola, lì sembra che sia un fondo un po' più solido, anche se soffice, ma rispetto a altri punti che si sprofonda, insomma, è un punto un po' più solido, meno soffice, diciamo, e dovrebbe puzzare di meno. Quindi oggi questa mattina ho calato le canne in questi punti sottoriva e vediamo se oggi si muove qualcosa. Poi comunque più tardi farò un altro giro col drone se riesco a vedere qualche pesce e ricalerò le canne. Questa posta
è un po' problematica perché per riuscire a mettere le canne, come potete vedere, devo prendere prima la barca, uscire fuori e ferrare, perché è molto chiusa. In più i picchetti erano corti perché lì c'è almeno 1,5 metri di fanga, quindi potete capire che i picchetti, anche se fossero stati da 1,5 metri, andrebbero su tutti. Quindi ho tagliato alcuni arbusti fini col macete, ho fatto dei pali di 2 metri a cui ho legato i picchetti con del nastro adesivo e li ho piantati, dalla barca li ho piantati. Adesso non sono stabilissimi, comunque le frizioni sono abbastanza aperte, perché se tengo le frizioni chiuse ho paura che mi sradica tutto. Però questa la peschiamo così, insomma è un po' arrangiata, però sembra che funzioni, perlomeno le canne stanno lì e bisogna aspettare una partenza. Insomma, con montatura sto usando il mio solito Papa Rig. Ero qui che giravo un po' col drone e ho visto, credo che siano degli Amur, 3 Amur di cui uno veramente grande. E niente, ora recupero una canna, metto le Tiger, pasturo confioccato e vediamo se riesco a beccare un Amur. Ce ne sono 3 che girano nell'Ansa, quindi sarebbe bello prenderne uno. Ora mi sbrigo prima che se ne vanno, poi comunque dovrò far piano per non farli scappare. Sarà facile. Questo sarà l'innesco, un filotto di Tiger e mais finto, pop-up, staccato giusto l'amo che sta in piedi sul fondo. Poi l'innesco abbastanza vicino all'amo perché l'amo morde, quindi vediamo se così magari riesco a beccarlo. Forse un po' troppo. Eccomi di ritorno, ho calato quella canna e a quanto pare, insomma, ho pasturato parecchio, perché quei 3 Amur che ho visto, uno era veramente grande e se mai si avvicinassero allo spot non ci mettono molto a spazzolare tutto. In più, per saziare il pesce di disturbo, insomma, è una cosa che mi fa comodo. E che altro? Non sono potuto andare proprio sopra all'Amur perché è un pesce che a quanto pare si impaurisce subito come vede una barca, quindi preferisco stargli lontano. Sono andato a calare su un punto che spero che loro nel girare prima o poi arrivino lì e incrociamo le dita, insomma. Credo che sia una posta da cacciatori più che da carpisti, perché vivendola, anche vedendo lo spazio per la tenda, è abbastanza risicato e
credo che insomma forse è una posta da cacciatori, anche perché qui davanti sicuramente ci sono molti uccelli migratori, dato dal canneto, dalla tranquillità del punto. E niente, mamma, e oltretutto è pieno di zanzare, io non so più che fare, mi si stanno mangiando vivo. Ho paura che abbia sbagliato nuovamente la posta. Questo, ripeto, è un lago che non conosco e ogni volta, insomma, aggiungo un pezzo al puzzle. Ora mi viene pensato che probabilmente l'ansa con il ninfee sarebbe stata migliore, però vista da qui non l'avevo ancora provata, quindi eccomi. Poi io non volevo mettermi qui. Quando sono venuto ho acceso il drone e ho visto quelle sagome a pelo d'acqua che sicuramente erano quegli amo, e allora mi sono fiondato perché dico cavolo, se ci sono di giorno così figuriamoci di notte. Invece erano soltanto probabilmente quegli amo che stazionavano il pomeriggio all'interno dell'ANS. E niente, ora me ne vado a dormire e incrociamo le dita. Siamo al 9° giorno di cappotto e a quanto pare è tale, quindi non mi rimane che smontare e andare a casa. Che posto! Speravo che questa volta fosse quella buona, invece altro flop. Ciao ragazzi. Alla fine ho scappottato con un amur, non era enorme, non l'ho anche tirato fuori dall'acqua perché comunque stavo chiudendo le canne e quindi l'ho slamato e l'ho rilasciato. Sarà stato un amur intorno ai 8-9 kg. E niente, finisco a smontare e adesso me ne vado a casa. Quindi finalmente abbiamo scappottato, niente di enorme, però meglio di niente, no ragazzi?